Abbiamo visto piccole statue incappucciate, visitato alcuni dei templi più belli del Giappone e fotografato uno dei più suggestivi tori nell'acqua, ma soprattutto abbiamo percepito la storia recente in uno dei luoghi più significativi del XX secolo. Tutto questo in soli 2 giorni, nella nostra seconda tappa nel Paese del Sollevante. Dove siamo? Se non l'hai ancora indovinato, non ti resta che seguirci per capirlo. Prima di proseguire, vi chiedo, se non l'avete già fatto, di iscrivervi al nostro canale e di seguirci su tutti i nostri social, così non vi perderete le prossime uscite. Ora, come al solito, sigla e partiamo. Alla fine dello scorso episodio eravamo pronti a lasciare Fukuoka nella penisola del Kyushu nel profondo sud del Giappone e proseguire verso nord. Dopo poco meno di 2 ore di viaggio siamo infatti giunti nella prossima città, Hiroshima o Hiroshima. Apro qui e chiudo anche una parentesi. Le pronunce come al solito sono all'italiana maniera, su questo sono terribilmente scarso, quindi è probabile che non azzeccherò neanche una. L'importante è che capiate di cosa sto parlando, di chi stia parlando. Perciò siate clementi, scusatemi in anticipo. Chiusa subito questa captatio e benevolenze, andiamo avanti. Tutti noi conosciamo Hiroshima per quello che avvenne nel 1945, ma facciamo un passo indietro e scopriamo la sua storia. Il nome Hiroshima infatti significa larga isola in italiano, data la posizione sulla più grande isola fluviale. È detta anche Mizuno Miyako, capitale dell'acqua, e la città fu costruita da Mori Terumoto, nipote di un daimyo, uno dei potenti signori del clan Mori. Con l'occasione vi preannuncio anche che ci saranno una serie di video dedicati ai daimyo, agli shogun e ai samurai, queste figure centrali nella storia del Giappone. Fulcro del centro abitato era ovviamente il castello, centro abitato di Hiroshima si intende, completato nel 1591 e conosciuto anche come Castello delle Carpe o Castello Carpa. Questo per l'area in cui sorgeva, chiamata Koi no Ura, riva del mare Koi, e Koi, come molti sapranno, significa proprio carpa in giapponese. E il soprannome del castello fu presto detto, quindi Carpa, Castello Carpa. Uno degli eventi chiave della storia del Giappone è certamente la battaglia di Sekigahara, combattuta nel 1600 tra le due coalizioni legate ai clan Tokugawa e Toyotomi. A quest'ultimo erano legati i Mori e quindi anche Mori Terumoto. Con la sconfitta subita dal clan nella battaglia cambiarono le cose anche ad Hiroshima. Così tra il 1619 e il 1620, dopo diversi passaggi di proprietà, il controllo passò al clan Asano, che aveva anche compiuto opere di restauro importanti all'interno del castello stesso. La famiglia mantenne, pensate, il castello per 12 generazioni e ben 250 anni. Solo dopo l'abolizione dei domini feudali, avvenuto nel 1871, l'istituzione anche delle prefetture, quindi la riorganizzazione del territorio giapponese, divenne a tutti gli effetti una struttura militare strategica sotto il diretto controllo imperiale. Il castello che si vede oggi è ovviamente una ricostruzione, tutto è andato distrutto quel 6 agosto del 1945 con lo scoppio della bomba atomica. L'attuale mastio in cemento armato fu ricostruito nel 1958, ricalcando il più possibile quella che era l'antica struttura. Ma facciamo un attimino una pausa pranzo e abbiamo trovato un posto che mette un po' d'accordo tutti quanti. Infatti, udon e ramen, voi che team siete? Fatecelo sapere. Sono molto saporiti, ovviamente la presenza delle alghe aiuta tantissimo. Sono totalmente incapace di mangiarli. Buono. Scotta.
Potrebbe essere un'altra domanda, però. Tutti i luoghi che noi abbiamo visitato per mangiare li troverete nel box informazioni. Ricominciamo quindi facendo un salto nel tempo e dopo aver citato l'evento non possiamo ora fare altro che andare nel luogo in cui tutto questo è avvenuto, in quello che tra l'altro secondo me è uno dei luoghi più densi e significativi per quelle che sono le vicende contemporanee e della storia del Novecento. Uno di quei luoghi e ovviamente eventi ad esso correlato che effettivamente ha cambiato il corso della storia e che ancora non sappiamo bene dove ci porterà. Il 6 agosto del 1945 la prima bomba atomica esplose sulla città di Hiroshima, causando centinaia di migliaia di morti, distruggendo quasi tutto l'abitato e aprendo di fatto una nuova era storica, quella atomica e della deterrenza atomica. Il monumento simbolo di questo evento è senza dubbio la Ha-Dome, Heidome in inglese, o anche conosciuta come Genbaku Dome. Genbaku è appunto il termine giapponese per indicare la bomba atomica. La struttura, rimasta in piedi vicino, o anzi meglio, sotto l'epicentro della prima bomba atomica, si trova ancora oggi nelle condizioni in cui si trovava subito dopo l'esplosione. Questa struttura ha un valore simbolico molto forte. Non solo serve a testimoniare e ricordare l'orrore del passato, ma deve anche essere un monito per il futuro. Il significato più importante della struttura superstite risiede nel suo valore simbolico, piuttosto che nei suoi valori estetici e architettonici. La cupola e lo scheletro dell'edificio è tutto ciò che resta della Hiroshima Prefectural Industrial Promotional Hall, un edificio costruito tra il 1914 ed il 1915 su progetto dell'architetto ceco Jan Letzel. Il quartiere dove cadde la bomba era uno dei più vivaci della città, un quartiere commerciale con numerosi negozi e ogni genere di attività. L'epicentro dell'esplosione è stato, pensate, a soli 150 metri dall'edificio, che si è salvato proprio perché al di sotto del punto di esplosione della bomba stessa. La cupola fa parte poi di un complesso esteso per diversi ettari, in cui è presente il cosiddetto Parco della Pace, appunto, dove si possono poi vedere diversi monumenti commemorativi, tra cui certamente il più emozionante è quello a ricordo di Sasaki Sadako, una delle poche bambine sopravvissute all'esplosione atomica, ma morta diversi mesi dopo, tra molte sofferenze. Procedendo poi verso il Museo della Pace ci si imbatte in un altro monumento estremamente interessante e simbolico, ovvero la Flame of Peace, la fiamma della pace, che arde continuamente e continuerà fin quando tutti gli arsenali nucleari sul pianeta non saranno smantellati. Arriviamo infine al museo, dove pannelli fotografici, installazioni multimediali, foto, diari, vestiti e resti ci riportano ai terribili giorni del 45. Un museo, a nostro avviso, molto significativo, che non risparmia assolutamente nulla al visitatore. Contenuti duri e crudi che però lasciano ben impresso nella memoria ciò che è avvenuto in quei giorni. Tutta l'area dedicata alla memoria, incastonata in una specie di oasi verde di pace tra due fiumi, è assolutamente da visitare. Dopo questa visita al parco e al Museo della Memoria, la nostra giornata si è conclusa, ma ci è rimasta ancora una parte importante da vedere. L'indomani abbiamo quindi raggiunto l'incantevole isola di Itsukushima, anche conosciuta come Miyajima, isola del santuario, non distante dal centro di Hiroshima e comodamente raggiungibile con un treno locale e poi un traghetto che, nota tecnica, è incluso nell'abbonamento del JR Pass, del Japan Rail Pass. Dopo appena 5 minuti di traghetto si arriva in questa splendida isola, famosa in tutto il Giappone per la natura e i bellissimi templi. I cervi, considerati messaggeri divini, si incontrano spesso qua e là per l'isola, ma a differenza di quelli di Nara, altra località molto nota non lontano da Osaka, fate attenzione, meglio non avvicinarsi troppo perché, almeno a detta dei cartelli che abbiamo trovato lungo la strada, sembrano essere più aggressivi. L'occupazione dell'isola ha una storia antichissima. Già nel VI secolo vi fu infatti fondato il santuario di Itsukushima, di cui parleremo tra poco. L'isola rimase un luogo prevalentemente religioso, almeno fino al 1530, quando, alla fine dell'era Kamakura, cominciò ad essere abitata. Qui si consumò, tra l'altro, una piccola curiosità, uno dei più famosi attacchi furtivi del Giappone, la battaglia di Miyajima, anche conosciuta come Itsukushima Kassen, quando 3500 uomini del citato Mori Motonari attaccarono di soppiatto le 20.000 unità del samurai Sue Harukata, sconfiggendolo. Dopo la vittoria, Mori Motonari ricostruì anche alcune parti dell'isola,
tra cui il Tenjin-shan Shrine, il ponte Soribashi e il Grande Tori. Miyajima rimase centrale nella storia dell'area e venne sempre ritenuta importante e strategica per il controllo della regione e del mare. Durante il periodo Meiji, tuttavia, con la politica religiosa che vietava il sincretismo tra shintoismo e buddismo, ci furono problemi nella gestione dei templi. Molti di questi vennero lasciati in rovina, quindi in condizioni difficili. L'intera zona, pensate, venne protetta solo a partire dagli anni 20 del Novecento perché vi fu riconosciuta l'importanza storica. Siamo finalmente sull'isola di Miyajima, famosa per il Tori di Tsukushima Shrine, ovvero tempio, che è ubicato appunto sull'acqua. L'avrete sicuramente visto in tantissime fotografie che riguardano il Giappone, ma ora vedremo insieme in realtà buona parte di tutta l'isola e tutti gli altri templi, perché qui ce ne sono veramente tantissimi. Sull'isola sono presenti infatti diversi templi. Iniziamo dallo Okoku Jinja. Fu commissionato da Toyotomi Hideyoshi come sala per consultare i sutra, ma rimase incompiuto alla sua morte. Ne rimane la splendida pagoda a 5 piani vicino l'ingresso e alcune verande da cui si può ammirare uno splendido panorama. Assolutamente da vedere è il tempio Itsukushima, con uno dei celebri tori sull'acqua che abbiamo visto poco fa, oltre che il più grande portale del Giappone. L'attuale struttura risale al 1875, ma sembra che qui vi sia stato costruito un portale già dal XII secolo. Ma cos'è precisamente un tori? È il termine giapponese che indica il distintivo arco, il portale d'ingresso al santuario, quindi il portale d'ingresso verso un'area sacra, solitamente shintoista, ma non è raro trovare anche quelli buddisti, soprattutto nei complessi ibridi. L'origine della struttura non è così certa. Secondo alcuni comparvero infatti in Giappone dopo l'introduzione del buddismo, poiché molto simili a strutture che si trovano anche in Cina, Corea e India. Secondo altri invece queste strutture erano già in uso nelle aree sacre shintoista. Anche il nome non è di aiuto. Tori deriva infatti per alcuni dal sanscrito Torana Turan, che vuol dire per l'appunto arco o portale. Ma anche in giapponese la parola si scrive con caratteri che significano invece uccello o risiedere e sarebbe quindi correlata alla funzione di ospitare galli e uccelli, considerati messaggeri degli dei, oppure al verbo tori iru, che vuol dire passare attraverso. Qualunque sia la sua origine, il tori ha sviluppato una propria identità in Giappone, questo è certo, ed è facile ritrovarlo sparso un po' ovunque come segno che siamo appunto in un'area sacra. Viaggiando quindi per il paese se ne trovano di vari tipi, di materiali diversi e anche di colori. Ma qui a Miyajima è conosciuto proprio per il suo colore vermiglio tra rosso e arancione, colore che viene utilizzato sia per ragioni pratiche per conservare il legno dal mare, sia perché si creda allontani gli spiriti maligni. Il santuario risale al VI secolo e è dedicato alle tre dei Chikishima, Tagori, Tajitsu, nate dalla dea del sole Amaterasu e Susano, dio delle tempeste, degli uragani e del mare. Con l'arrivo del buddismo e il successivo sincretismo religioso con lo shintoismo, il tempio accolse anche il Bodhisattva Kannon e la dea Benzaiten, protettrice dei naviganti. Un tempio che ci ha impressionato è stato però quello di Daishoin, che immerso tra i boschi ospita centinaia di statue e stele di pietra di divinità buddiste e di diversi altri culti. Una piccola curiosità è che ha anche ospitato la statua di San Michele, essendo infatti Miyajima gemellata con il Mont Saint-Michel. Tornando a noi, secondo la leggenda, il tempio fu fondato nell'806, ma le prime attestazioni sicure risalgono solo al XII secolo. In questo periodo, infatti, ottenne il favore della corte imperiale, che permise al tempio quindi di prosperare per i secoli successivi e ottenere anche il controllo su numerosi succursali fino all'epoca Meiji. Nel 1887 un grave incendio distrusse gran parte delle strutture, che furono poi ricostruite nei decenni successivi. Tra le parti più suggestive vi è certamente la grotta Enjokutsu, termine che significa luogo di immensa luce. Questa immensa luce si riferisce allo splendore del Buddha e si crede che tutti coloro i quali, che credono nel Buddha, possano superare l'oscurità della vita terrena e raggiungere la salvezza se guidati da questa luce. Il soffitto di questa stanza è poi ricoperto da centinaia di lanterne di rame, incise con i nomi dei donatori, che emettono una luce soffuosa molto suggestiva. Ma anche camminare tra le varie salite e discese del tempio è molto affascinante e ci sono numerose statue che ci accompagnano durante questa visita.
Forse, dalle immagini che vedete, vi chiederete perché così tante statue hanno il capo coperto da simpatici cappellini colorati. Si tratta di rappresentazioni di Gizo, una popolare divinità del buddismo, rappresentato come un monaco o come un bambino. Questo perché Gizo è considerato protettore dei defunti e dei bambini, soprattutto quelli defunti o mai nati, ma anche di viaggiatori e pellegrini. Gizo infatti protegge chiunque si muova, sia a livello fisico ma anche a livello spirituale, ovvero le anime che viaggiano nell'aldilà. Non dimenticate di ritagliarvi poi qualche tempo per girare l'isola, nei suoi boschi, negli altri templi, nei vari panorami e se volete vi è anche una funivia che vi porterà in cima. Ovviamente assaggiate i prodotti tipici come i biscotti momici manju, biscotti a forma di foglia d'acero ripieni della tipica crema di fagioli rossi, ma anche di altri diversi ingredienti. Sull'isola troverete poi tanto altro da mangiare. Noi abbiamo optato per dei fantastici onigiri artigianali e, come al solito, anche qui abbiamo preso un ottimo caffè, stavolta con visuale. Vi lasciamo tutti i nomi di questi luoghi nella descrizione. Buono? Allora, abbiamo roast beef. Questa era con la plum, con la prugna. Poi abbiamo con l'egg yolk, quindi il tuorlo d'uovo e la salsa di soia. E questo è con una specie di anguilla locale. Tutto quanto per 1380 yen che corrispondono a circa 9,50 euro. Dopo questa bella esperienza torniamo ad Hiroshima. Abbiamo giusto il tempo di dare uno sguardo al Pokémon Center della stazione, perché fa anche questo parte della cultura locale, e anzi, con l'occasione, se volete sul nostro canale troverete un video dedicato proprio alla storia del fenomeno culturale dei Pokémon. A questo punto prendiamo il prossimo Shinkansen, godendoci i dolci che abbiamo appena comprato, e finisce così anche il secondo episodio di questa serie dedicata al Giappone. Buono, tutto buono. Come al solito, se non volete perdervi i prossimi episodi, mi raccomando iscrivetevi al canale, così di rimanere sempre aggiornati. Le prossime tappe sono infatti altrettanto ricche di storia e scopriremo dei bellissimi castelli giapponesi e soprattutto visiteremo alcune città meno note negli itinerari turistici. Se volete scoprire cosa abbiamo visto, ci vediamo alla prossima! Buono. Ma dolce. È strano, però è buono. Non sarebbe possibile.